Bella questa macchina, vero? Sì, stupenda. Io sono Gianni. Oh, piacere, Federica. Sì, amo tutte le vetture, ma in particolare quelle da gara e soprattutto quelle da rally hanno un fascino particolare. Ma ci siamo già visti da qualche parte? Hai un volto familiare? Sì, penso di sì. Io sono Gianni Tonti. Ah sì, mi ricordo, il direttore tecnico della squadra Corse Lancia. Sai, anch'io corro. La mia prima esperienza è stata al Mugello con una 124 Abarth e ogni volta che ci ripenso ritorna l'emozione. Ecco, io invece la mia esperienza corsaiola è nata con la Fulvia e poi si è sviluppata con la Stratos e poi le altre macchine, insomma. Beh sì, sono tutte icone senza tempo dell'automobilismo italiano e non solo. Cosa mi puoi raccontare di queste auto? Ma incominciamo a parlare cronologicamente della Fulvia. Questa fisicamente è la Fulvia che ha vinto il Rally di Monte Carlo nel 1972 con Munari Mannucci. Abbiamo vinto grazie al fatto che quando siamo arrivati sull'Ardèche Munari era terzo e ha incominciato a nevicare. Munari ha incominciato a risalire perché le prove speciali si svolgevano sui colli e di conseguenza si partiva sull'asfalto e poi sui colli c'era la neve e poi si scendeva e si ritrovava l'asfalto. Le macchine più prestazionali nel tratto su asfalto perdevano parte dei chiodi, così facevano la neve con pochi chiodi, mentre noi con la trazione anteriore arrivavamo sulla neve ancora con i chiodi. Come Munari in discesa non c'era nessuno che andava così forte. Con la Fulvia è stato il primo anno che abbiamo vinto il campionato mondiale rally. E invece della Stratos cosa mi puoi dire? La Stratos è nata come progetto nel 1971 per volontà di Ugo Gobbato, che era il direttore generale della Lancia. Abbiamo lavorato in questo modo, cioè il capo progetto era l'ufficio tecnico della Lancia, che allora era comandata da Sergio Camuffo, e il progettista incaricato era Francesco De Virgilio, che era colui che aveva progettato la Lancia Aurelia con il suo motore 6 cilindri a V, che è stato il primo 6 cilindri a V al mondo. Pertanto io ho lavorato con De Virgilio da una parte, che era il capo progetto, e Gandini, che era lo stilista della Bertone, e io ero il collegamento. La Bertone ha fatto la scocca e io l'ho allestita con le parti di carrozzeria in vetroresina e l'elaborazione del motore, e di lì è nato tutto. Abbiamo debuttato con la Stratos a Corsa, prima che nascesse come produzione, in Corsica nel 1972. Ma l'aneddoto forse determinante è questo. Io ho avuto 10 motori Dino Ferrari direttamente da Enzo Ferrari, perché la Ferrari era gestita naturalmente già dagli uomini Fiat e di conseguenza la produzione del motore Dino sia per la Ferrari sia per il Dino Fiat era cessata e di conseguenza non potevano costruire i motori necessari per l'omologazione della macchina, perché noi avevamo bisogno, per poter correre lì, di costruire 500 vetture Stratos. La produzione, comandata da Camuffo, aveva fatto una Stratos con il motore 4 cilindri derivato dalla Beta, che è la prima macchina di produzione Lancia del periodo Fiat. Allora a novembre è successo questo. Allo stand della Lancia del Salone di Torino c'era la Stratos. Noi come Corse debuttavamo in Corsica con il motore Dino elaborato da me, che avevo fatto tutta la sperimentazione. Cosa è successo? Che i giornali non parlarono tanto della macchina esposta al Salone di Torino, ma della macchina che si era presentata in Corsica, che era la prima macchina da rally con una livrea completa con lo sponsor Marlboro. Quella macchina fece talmente rumore che la Fiat diede l'ok alla Ferrari a farci i motori per la produzione della Stratos. La Stratos ha fatto epoca perché nel 1973, quando non era ancora omologata, abbiamo corso nei prototipi e abbiamo fatto la prima vittoria al Rally Firestone con Munari Mannucci. Poi, quando è stata omologata il 1° ottobre, ci ha permesso di vincere il secondo mondiale. Un dominio assoluto. E da lì la Stratos ha vinto
praticamente dappertutto. Nel 77 la Fiat ha deciso di esaltare di più una macchina di serie, allora abbiamo corso con la 131, però Darniche, che ha continuato a correre sotto il marchio Chardonnay, che era l'importatore francese della Lancia, ha vinto ancora, non ufficialmente. Beh, ma infatti si distingue tanto dalle altre, a parte che ha uno spirito ribelle che emerge subito e poi anche delle linee che tuttora sono molto futuristiche, ma lo erano già quelle della Stratos Zero. Sì, ma sai, con la collaborazione che ho avuto con Gandini siamo riusciti a fare una macchina di 840 kg, che il gruppo motopropulsore Ferrari pesava 280 kg. Per dire, la 037 che è nata dopo, lo stesso due posti secchi, quella pesa 960 kg. Tra l'altro un peso molto bilanciato, sono il 60% dietro, posteriore e il 30, sì, 40% anteriore. Tutta la parte più pesante è davanti all'asse ruote posteriori e di conseguenza siamo riusciti a bilanciare in questo modo il peso tra l'anteriore e il posteriore. Poi al passo molto corto, 218 cm, penso che non ci sia nessun'altra macchina che abbia il passo così corto. Esatto, poi mi sembra che abbia anche diverse peculiarità, ad esempio l'apertura del cofano piuttosto che quella dei finestrini. Eh sì, quella l'ho voluta io perché alzando il cofano di dietro e alzando il cofano davanti si ha a disposizione tutta la meccanica, ma è la stessa tecnica che ho utilizzato poi dopo quando ho fatto la Beta Monte Carlo Turbo, l'LC1 e l'LC2. Passiamo adesso all'auto che vinse il rally nel 77. Gianni, cosa mi sai dire della 131? Ma dunque, noi intanto nel 1977 ci siamo spostati da Borgo San Paolo in Corso Marche vicino all'Abarth, dove c'era il reparto corsi della Fiat, e di conseguenza io diventai responsabile dell'allestimento di questa vettura che era stata creata dall'Abarth. Abbiamo corso praticamente con questa macchina e abbiamo vinto il primo mondiale Marche con la Fiat. E invece poi dall'altra parte abbiamo un'auto che sarà la protagonista di un film che uscirà a breve, Race for Glory, la 037. Intanto bisogna dire una cosa, che dal 1982 il regolamento per i rally cambiava, invece dei gruppi 1, 2, 3 e 4 nascevano i gruppi A e B. Il gruppo B poteva essere costruito in solo 200 esemplari per essere omologato. Cosa vuol dire? Che era più facile costruire una macchina simile alla corsa ed essere anche prodotta in solo 200 esemplari per essere omologata, e questa è nata per quello scopo. E la trazione è completamente posteriore, giusto? Sì, un addendo bello è che quando si doveva decidere quale motore montare su, la Fiat ci aveva detto il 4 cilindri in linea. Allora io puntavo al 4 cilindri turbo perché avevo costruito già la Beta Monte Carlo turbo che stava vincendo i mondiali Marche in pista, mentre Lampredi, che era il presidente dell'Abarth, voleva montare il motore 4 cilindri ma col compressore volumetrico. Allora abbiamo fatto il Giro d'Italia del 1980 dove c'era una Lancia Monte Carlo Turbo Silhouette con il motore 1400 turbo e un'altra che aveva il motore 2000 col compressore volumetrico. Correvano da una parte Patrese e dall'altra Alboreto, per dire i piloti che hanno corso nel 1980. Ha stravinto il 1400 col turbo e anche nelle prove speciali dove erano il percorso molto più tortuoso. Malgrado questo è poi andata col motore compressore volumetrico. Comunque questa macchina nel 1982 era sperimentale, non ha fatto tante vittorie, ma nel 1983 ha fatto clamore perché stava dominando l'Audi con la 4 ruote motrici e questa era ancora una 2 ruote motrici. Abbiamo vinto il Rally di Monte Carlo e poi via via diverse gare, tanto che abbiamo vinto il campionato mondiale. Che storia, sono tutte auto incredibili. Tra queste però la mia preferita rimane la Lancia Stratos. C'è anche la versione stradale, giusto? Sì. Possiamo andare a vederla? Possiamo andarla a vedere. Ah, finalmente adesso posso ammirare anche la versione stradale, tra l'altro di questo colore stupenda. Era questo il colore di lancio? Sì, l'abbiamo fatto questo colore che piaceva tanto a Gandini. No, è veramente stupenda ed è sicuramente un'auto che merita di essere avvicinata anche alle nuove generazioni. Ma devo dire che Gandini ha fatto un lavoro eccezionale. Insieme siamo arrivati a fare un qualcosa che secondo me
rimarrà nel tempo. Ha veramente una bella linea. Ma se si vede questa macchina per la strada si girano tutti girano. ad ammirarla, ecco. Ciao Gianni. Ciao. Ciao. Come stai? Bene, bene. Sono qui con Che Federica, piacere. Federica. è una giovane appassionatissima di macchine sportive, anche lei fa delle corse e allora ha voluto che le illustrassi Che un po' mostrassimo la nostra strada. l'anatomia di questa meraviglia. Ma anche lo stile è molto particolare, è una forma tutta sua. Come nascono queste linee grafiche? Beh, più che grafiche, qui sono proprio volumi, intanto diciamo anche in omaggio al suo creatore Marcello Gandini. In realtà non è solo tecnica, è anche talento. Qui c'era un ambiente con Lucio Bertoni, il più grande forse talent scout piemontese dal punto di vista di trovare i talenti, trovare i geni non solo della matita ma dell'interpretare la funzione. E in questo caso Gandini fa un capolavoro, peraltro anticipato da una concept car, una prototipo zero, era stata un'idea di futuro che a tutti i carrozzieri all'epoca andava ad esprimere, Pininfarina, Bertone, Ital Design. In questo caso prende forma una creatura difficile da ripetere, difficile da imitare, l'abitacolo che ha una firma gandiniana, devo dire, unica, la linea di cintura che sale e con questo guizzo, peraltro anche sulla LC2 si vede la ripetizione di questo paradigma un po' più smussato. Bene, quindi vuol dire, tutto prende forma, questa è una versione assai particolare perché è una stradale ma in realtà ha le scarpe da ginnastica, no? Sì. Quindi ha cerchi da corsa, anche la lettone che in realtà era, diciamo, nelle prime serie era assente, invece qui viene messo proprio per rappresentare la versione, diciamo, più sportiva. È davvero fantastica, un capolavoro riuscito sia a livello meccanico che a livello stilistico. Se vogliamo parlare dei motori, intanto il motore di serie 2004 di cilindrata, 6 cilindri avuti 60 gradi, aveva 185 cavalli. Nella versione corsa 2 valvole 280, poi abbiamo fatto la versione 4 valvole 310 fino a 320 in pista e poi abbiamo fatto anche la versione turbo che nella sua versione più esasperata aveva 450 cavalli. Questo per dire l'evoluzione di questo motore. Federica, visto che sei tanto appassionata e curiosa, se vuoi approfondire la storia della Stratos, molto volentieri. Ti dono il mio libro. Wow! C'è tutta la genesi della Stratos. Grazie mille, il mito diventa leggenda. Lo leggerò di sicuro. Voglio poi sentire i tuoi commenti. Assolutamente sì. Grazie mille Gianni, non vedo l'ora di approfondire allora tutta la storia della Stratos. Allora non ti resta che farci un giro. Non vedo l'ora. Prego.